Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di febbraio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente. E adesso possiamo iniziare la nostra lettura dove andremo a vedere il vostro arcano, le energie a livello personale, l'amore, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare. Ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. Adesso partiamo facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e quindi poi come proseguire. Allora, voi avevate il matto, una bellissima energia, che ci dà la possibilità di un nuovo percorso, un nuovo inizio, un nuovo punto di partenza. Soprattutto lo 0 ci permette di, appunto, porre fine a un qualcosa per ricominciare. Quindi magari molti di voi possono aver colto l'occasione in questo mese di fare un bel reset e quindi in pratica il vostro vero proprio inizio potrebbe essere febbraio, perché quando si fa un reset con questa energia si cerca di ripulire, le cose non si fanno dalla mattina alla sera, ma abbiamo bisogno di tempo, di spazio, di cura, di dedizione. Il matto non ci chiede, cioè ci chiede questo, ma ci chiede di farlo in fretta, di farlo velocemente e di aver fiducia, di lanciarci nel vuoto, però con la consapevolezza di essere comunque accolti, di aver fatto bene e di tuffarci nel nuovo percorso. Questa era la vostra energia, adesso andiamo a vedere quella del mese di febbraio. Vi ricordo che se vi dovessero piacere i mazzi che vedete, che uso nella lettura, in descrizione trovate i link per vederli meglio con le video recensioni e anche i link per acquistarli. E il vostro arcano del mese di febbraio è la carta della luna. La luna indica una fase molto particolare, intensa dal punto di vista interiore, di riflessione e anche di gestione di alcune cose a livello esterno. Essendo un'energia abbastanza, ambigua, altalenante, molto, particolare, vuol dire che ci sono delle cose che dobbiamo attenzionare. Per noi stessi può voler dire che forse è arrivato il momento giusto per seguire un nostro sogno, un nostro desiderio che vogliamo realizzare, quindi basta bando alle ciance, bisogna muoversi, lasciare andare e lasciarci alle spalle la nostra zona di comfort e procedere. Non ha importanza sapere e capire effettivamente dove stiamo andando, perché non è la meta adesso, in questo momento importante. La luna ci sta dicendo che comunque la cosa più importante è uscire da ciò che ci trattiene, da ciò che è la nostra zona di comfort e procedere, partire, andare e di farlo appunto cercando proprio di rigenerarci, di ripulirci, potrebbero esserci delle energie un po' pesanti, un po' tra virgolette "tossiche" intorno a voi, una relazione, un qualcosa che si sta vivendo. Adesso magari lo vediamo meglio proprio con la lettura stessa dei vari ambiti e partiamo proprio dalle vostre stesse energie, magari che possono aiutarvi a capire come gestire il vostro mese dalle vostre stesse energie personali. Nella prima parte di febbraio il Re di denari ci fa capire che il modo migliore per gestire alcune cose è con la vostra concretezza, proprio legato al vostro segno terra e quindi bisogna fare, bisogna pianificare, rispettare il proprio piano, il proprio percorso, le proprie idee e quindi far sì che le cose possano trovare ordine
e una certa quadra. Perché? Perché quando si vuole intraprendere un nuovo percorso, voi forse avete anche bisogno di fare il punto della situazione e quindi questo vi può aiutare tanto proprio all'inizio. Troviamo un'altra carta sempre legata al vostro elemento che è il 3 di denari. Porta collaborazione, può portare anche osservazione, quindi in realtà è legata al lavoro, agli impegni, alla dedizione, alla cura forse di un progetto. Quindi se volete intraprendere, diciamo, un percorso di collaborazione, di sostegno, quindi insieme a qualcuno, allora questo è il momento proprio giusto per farlo, se già lo state facendo, di intensificarlo e di sistemare qualcosina. Altrimenti è una fase dove si deve pianificare con maggior cura e quindi cercare di capire intorno a voi cosa acquisire, cosa vi manca, cosa avete a disposizione e mettervi subito all'opera. Nell'ultima parte c'è la carta della giustizia. Ecco, quando arriva vuol dire che prima di tutto potrebbe essere una specie di avvertimento, perché la giustizia ci fa capire che, dobbiamo comportarci in un certo modo e quindi, di affrontare le cose con razionalità, di, avere il controllo, di, pensare alle conseguenze, di valutare le possibili conseguenze delle nostre scelte e di quello che stiamo facendo. E poi è un ottimo momento per adeguare, sistemare, anche mediare, capire se è il caso di mediare, quindi usare la parte della bilancia, oppure se è il caso di intervenire prontamente con la carta, scusate, con la spada. È un bel impegno assolutamente, quindi vuol dire che già verso la fine del mese possono esserci proprio quelle scelte, quelle decisioni molto, molto importanti e molto forti. Adesso andiamo a vedere l'ambito amore. L'ambito amore, coppia single, però ricordo che alcune cose possono fare riferimento anche alle vostre relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi chiedo di ascoltare per far sì che voi possiate trovare magari quei suggerimenti che vi sono utili in ambito relazionale. Come prima carta troviamo il 5 di bastoni, un po' di tensione, un po' di conflitto all'inizio da gestire, magari la comunicazione oppure degli atteggiamenti che possono essere ostili e fastidiosi o degli ostacoli magari a dei progetti, delle idee, quindi potreste non trovare tanta collaborazione all'inizio. Forse è per questo che c'è bisogno del vostro potere, del vostro controllo per cercare di gestire alcune persone, anche magari un po' di confusione, di incertezza che potrebbe esserci nella relazione stessa. Il diavolo può essere molto interessante perché dal punto di vista della relazione può riaccendersi la passione, potrebbe esserci un'attrazione, un qualcosa di coinvolgente e quindi appunto, come vi dicevo, proprio di andare a riaccendere alcune cose. Importante dire che può riaccendersi anche un qualcosa che non ha funzionato, perché spesso purtroppo è legata alle nostre paure, ai nostri dubbi, alle nostre incertezze, alle ossessioni, oppure anche delle vecchie cose che non abbiamo risolto precedentemente e che quindi possono ripresentarsi. Dipende dalle 2 circostanze che vi ho detto, quindi può essere sia positivo proprio per andare a riaccendere qualcosa di bello, sia a volte anche, diciamo, negativo se ci si lascia andare eccessivamente soprattutto ai conflitti, all'indecisione. A ribadire il concetto che c'è bisogno verso la fine del mese di andare
a sistemare alcune cose, a portare diciamo armonia, però la giustizia cerca di capire se farlo in un modo un po' più duro o in modo un po' più morbido, quindi in base alle circostanze e in base a quello che è anche lo stesso atteggiamento della persona interessata. Quindi stessa energia che si ripete, quindi vuol dire che è un messaggio per voi molto potente per farvi capire che è vero, potrebbe essere un mese importante soprattutto per gestire vecchie dinamiche, se ci sono dei rancori, se ci sono delle cose che non stanno funzionando, è un ottimo mese per risvegliare il sentimento stesso o anche delle cose per far sì che si possa procedere nel verso giusto. E quindi la giustizia, a dover di cronaca, devo purtroppo dirlo, può avere a che fare con una separazione, con un allontanamento. Quindi se già c'è qualcosa, un conflitto, un qualcosa che dura da tempo, queste possono indicare un peggioramento e far sì che purtroppo si possa arrivare a una separazione e a un distacco. Può essere passeggero, può aiutarvi quel distacco per capire meglio e riflettere con voi stessi, oppure magari potrebbe essere un qualcosa che arriva proprio a livello di divorzio, appunto se alcune cose sono state già iniziate precedentemente e quindi può essere un mese difficile per voi. Dipende, io vi do vari input e varie cose in modo tale che voi possiate capire. Magari questo potrebbe essere il momento decisivo invece per migliorare totalmente e quindi riprendere nel verso giusto, quindi di capire se è nel bene o nel male. Dico che anche se effettivamente ci fosse una separazione, un allontanamento e questo ovviamente è di tanto di dispiacere e dolore, forse può essere la cosa, diciamo, giusta, forse perché magari si può preparare qualcosa, di meglio, un po' più vicino, a voi, alla ai vostri sogni, anche di, trovare, quell'amore, puro, diciamo sincero. Adesso sono disquisizioni, giusto per farvi capire che effettivamente ci sono delle cose da risolvere. E per i single abbiamo, energie totalmente diverse che poi, se qualcuno è proprio in fase di separazione, potrebbe esserci, un aiutino in questo ambito che magari con il Papa vuol dire un incontro, può voler dire anche una riconciliazione e quindi ci possiamo riallacciare al possibile miglioramento e quindi far sì che ci sia un nuovo inizio e io diciamo me lo auguro se è quello che desiderate, altrimenti c'è effettivamente questo distacco e la possibilità di rigenerarvi e in questo ambito, soprattutto per quanto riguarda i single e chi non ha nessuno, il Papa è molto interessante, che indica o già una fase di frequentazione e di conoscenza dove si sta procedendo pian pianino, ma ci sono i buoni presupposti per far sì che ci sia, questo, inizio, chiamiamolo nuovo, dove indica uno step successivo della fase di frequentazione e di conoscenza. Può essere anche il Papa, un venir alla luce, un consolidare anche il rapporto stesso, magari un ritrovarsi, soprattutto se, qualcosa è iniziato precedentemente, o anche addirittura per alcuni un incontro fatidico che però ha tutta l'aria di diventare qualcosa di importante successivamente. E adesso andiamo a vedere la parte del lavoro, delle finanze, delle questioni pratiche. Troviamo il 2 di coppe, molto interessante, che ci fa capire che può essere un inizio, positivo per,
progetti condivisi per aiuto, per sostegno, per fare diciamo un qualcosa anche che vi coinvolge particolarmente e che vi appassiona, quindi di nutrire ancora di più sia le vostre finanze, sia il vostro lavoro. C'è una fase un po' difficile nella parte centrale perché il 3 di spade ci aiuta a capire che potrebbe esserci un imprevisto, una spesa non preventivata, oppure se già sapete di avere a che fare con qualcosa di difficile, allora magari potreste aver conferma di questo e capire che purtroppo deve essere affrontata in un certo modo. Oppure potrebbe esserci una delusione momentanea, magari alcune cose non procedono esattamente come desiderate e quindi sapere che è una fase momentanea, perché con il re di denari alla fine vuol dire che le cose che si riprende il controllo, infatti più o meno avete le stesse energie, però in questo caso ribaltate perché vuol dire che si riuscirà a concretizzare, a sistemare, a fare ordine nelle vostre finanze, in quello che state facendo, un po' di più verso la fine del mese. Deve essere affrontato questo 3 di spade, che diciamo in linea di massima, come vi ho detto, c'è qualcosa che deve essere affrontato. Può essere o un'insoddisfazione, quindi qualcosa che non funziona come desiderate, o come vi dicevo può essere una spesa un po' pesantuccia oppure un imprevisto. Ovviamente per il lavoro, per chi ha il lavoro vale anche diciamo questa cosa, nel senso che meglio procedere, magari visto la vostra energia principale, di accettare magari che qualcuno vi possa aiutare, di non fare da soli, oppure che potrebbe essere il momento giusto di andare finalmente a sistemare un qualcosa, e cioè se c'è una persona che vi sta deludendo, che non vi sta aiutando, forse è meglio il caso di lasciare andare e procedere per conto vostro o trovare altre soluzioni e altre persone. Per chi è alla ricerca o chi vuole fare magari grandi cambiamenti, bella l'imperatrice all'inizio perché ci fa capire che c'è una nuova fase di crescita nella vostra ricerca, o qualcuno che è in grado comunque di sostenervi, di aiutarvi. C'è anche la papessa che può indicare una fase di gestazione, seppur di osservazione e di studio, ottima per chi vuole intraprendere lo studio di qualcosa o migliorare le proprie competenze, altrimenti potrebbe essere un'energia giusta proprio per prepararsi a fare delle scelte importanti. Si è ripetuta tantissimo anche in questo ambito qui la carta della giustizia, soprattutto per chi vuole dare un bel taglio netto e quindi cambiare lavoro. Potrebbe esserci da prendere questa idea o un'opportunità proprio verso la fine, o effettivamente per chi lo sta cercando la giustizia vuol dire magari andare finalmente a sistemare delle incombenze, delle situazioni precedenti, e quindi finalmente potete mettervi con cura e attenzione in una nuova fase di ricerca, oppure veramente potrebbe essere un nuovo inizio che è diverso magari da alcune cose che avete fatto precedentemente. Visto queste carte, capisco che effettivamente la vostra luna che vi accompagna in questo mese può essere destabilizzante, perché ci sono tanti cambiamenti da gestire, ci sono alcune cose difficili da sostenere, questo è vero, però questo vuol dire che si sta preparando quella nuova fase che probabilmente state cercando già da un po' di tempo. E adesso procediamo infine con i segni zodiacali da attenzionare particolarmente nel vostro mese di febbraio.
Questi sono anche dei segni che ci possono aiutare a capire cosa aspettarci da alcune persone. Quindi sia segni zodiacali, sia i segni intesi come segnali da comprendere. Abbiamo la bilancia, ecco, ci fa capire che oltre al proprio segno della bilancia potremmo cercare di trovare un nuovo equilibrio, di sistemare dei conflitti e riportare pace e armonia. Legata alla bilancia, insomma, vi ricordo che richiama un pochettino la carta della giustizia, infatti è proprio la carta della bilancia stessa. Poi troviamo Urano. Urano si riferisce all'Acquario, ci parla di libertà, di cambiamento, quindi di qualche moto di conflitto, di ribellione che però può portare un nuovo punto di vista, un'evoluzione e cambiamento proprio in una o più relazioni. E poi troviamo il Leone, potremmo avere a che fare con delle persone che hanno delle energie molto forti, possono essere alla peggio distruttive nei nostri confronti, quindi meglio mettere diciamo dei paletti o proteggerci, oppure possono aiutarci e quindi darci forza, coraggio e determinazione per affrontare qualsiasi cosa. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di febbraio. Ciao!